Se si cerca un luogo dove la natura è ancora selvaggia, dove gli uomini e le donne vivono antichissime tradizioni immersi nell'arte, bisogna venire qui. Ma per arrivarci bisogna imbarcare la nostra e-bike. Sì, perché siamo in un'isola. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Oggi utilizzo la mia e-bike in modalità turistica e credo che sia uno dei modi più piacevoli, più belli per scoprire le bellezze di tutto il nostro territorio, della nostra Italia. Sono a Chioggia, da dove è possibile imbarcare la nostra e-bike e la nostra bicicletta per raggiungere la meta di oggi, l'isola di Pellestrina. Oggi è giovedì e a Chioggia è giornata di mercato, assolutamente da vedere. Ed è sempre un piacere incontrare chi mi segue nel mio canale. Trasportare la bicicletta fino a Pellestrina costa €1 da aggiungere ai 5 del biglietto e la traversata dura circa una ventina di minuti. La bicicletta eventualmente la si può noleggiare anche direttamente a Chioggia. Appena si sbarca sull'isola, la prima cosa che salta agli occhi è tutto questo lungo muro, che è un po' una costante architettonica. Sono i cosiddetti murazzi. Sono un insieme di pietre d'Istria che creano una specie di diga. Questi sono risalenti alla Repubblica di Venezia, realizzati per difendere gli argini della laguna dall'erosione del mare e ancora oggi sono fondamentali per salvaguardare il litorale. In questa striscia di terra di una bellezza ancora naturale, lunga circa 11 km e larga non più di 1 chilometro, vivono poco più di 4.000 abitanti. Dal suo litorale si possono vedere in un solo colpo d'occhio Mare Adriatico da un lato e la laguna di Venezia dall'altro. Questo percorso ciclabile è quindi molto semplice, tutto in piano e si può fare tranquillamente anche con la bicicletta muscolare. Tipiche sono queste piccole case colorate, all'interno ognuna ha il suo orto sempre ben curato e le spiagge che sono rimaste selvagge e contribuiscono a conservare intatta la storia dell'isola. Isola che ufficialmente nasce nel 1380 quando la Serenissima del doge Contarini vince la guerra di Chioggia e strappa la città ai genovesi. La ricostruzione della città fu affidata a 4 famiglie padronali, Scarpa, Zennaro, Vianello e Busetto, che si divisero l'isola in 4 sestieri, in 4 quartieri che ancora oggi costituiscono Pellestrina. E i nomi delle famiglie dell'isola sono rimasti pressoché questi. Ciao Sante, ciao Antonio. Ciao. Tu ti chiami Sante, ma in realtà com'è il nome? Bolla. Bolla. No, Scarpa. Scarpa Sante Bolla. Scarpa, Sante Bolle, e te invece Antonio? Antonio Vianello Garbin. Ecco, perché se lei qui in isola ti chiede dove abita Antonio? Quale Antonio? No, Antonio Garbin, tutti sanno. Santi Bolla, tutti lo sanno. Un'isola che un tempo era famosa anche per i suoi cantieri navali, artigianalità che ancora rivive grazie all'antica remiera Pellestrina e alla passione e professionalità di falegnami come Sante. E ho i figli anche che lavorano con me. Ecco, quindi una tradizione di famiglia questa. Tradizione di famiglia. Ecco, e qua adesso cosa state facendo? Adesso ho fatto una mesa falca a questa Carolina che era tutta quanta marcia, diciamo, no? Qui è tempo di ultimi ritocchi per preparare al meglio le barche per la festa del Redentore di Venezia. Al tempo della Serenissima, Pellestrina era una sorta di porto offshore, diremo oggi, dove arrivava soprattutto il legname dalle montagne venete attraverso i fiumi, che poi veniva lavorato nei cantieri o scambiato in Istria con la famosa pietra, che veniva molto utilizzata in quell'epoca. Oggi gli abitanti dell'isola vivono ancora di pesca, ma anche molto di turismo. La vicinanza con Venezia e Chioggia la rendono ideale anche per il cicloturismo.
Proprio dalla strada dei Murazzi, che taglia da nord a sud tutta l'isola, si sviluppano a pettine le calli verso la laguna, dove non mancano osterie, trattorie e ristoranti che propongono per lo più una cucina tipica e a base di pesce. Ma una delle attività per cui era famosa Pellestrina e le sue donne è il tombolo, la particolare lavorazione all'uncinetto. E chiedo un po' in giro se mi sanno indicare dove posso trovare ancora qualche donna in grado di lavorare il ballon, come qui viene chiamato, il tombolo. È una cosa bella, perché diciamo vengono fuori delle belle cose e poi la nostra tradizione si è sempre lavorato qua in isola. E proprio una volta si sedevano sui campi, poi sui campielli. Mi indicano la casa di Leda e il marito Elio, da anni impegnati con l'associazione Murazzo. 40 anni fa abbiamo cominciato a fare il premio poesia, è andato avanti 23 anni, biennale, abbiamo fatto delle mostre, abbiamo fatto il libro la storia di Pellestrina, la storia del Merletto, la storia di Murazzi. E hanno realizzato anche il merletto più grande del mondo, lungo ben 435 metri, 9.200 ore di lavoro ed hanno impegnato 386 persone. Hanno partecipato tante donne da fuori, anche magari da Pellestrina, però che abitano fuori. Tanta gente che magari anche abitavano fuori diceva: un camisso da Pellestrina, ti devi darmi un pezzettino da fare. Anche le scuole elementari, i ragazzi delle elementari magari hanno fatto un pezzettino di striscia sempre che rappresentava il Murazzo. Il tombolo qui viene chiamato ballon, pallone, proprio per la forma di questo grande cuscino cilindrico su cui si lavora. Un lavoro di precisione, pazienza, ma che Leda assicura restituisce la serenità di altri tempi. Pellestrina ha 4 sestieri e 4 chiese particolarmente importanti, che sono una meta turistica da non perdere, tutte con la facciata rivolta verso la laguna di Venezia. Partendo da sud incontriamo il Duomo di Ognissanti, il santuario della Madonna dell'Apparizione, la chiesa di Sant'Antonio e la piccola parrocchia di San Pietro Apostolo. E veniamo all'origine del nome Pellestrina. Molti la mettono in relazione con Filisto, generale di Siracusa, il quale, esiliato ad Adria, avrebbe fatto scavare dei canali che mettevano in comunicazione l'Adige e la laguna veneta. Ma un'altra versione, più popolare, fa derivare il nome Pellestrina dalla pelle strana degli abitanti, pescatori che lavoravano tutto il giorno in barca. Oggi fa proprio caldo. Birretta? Perfetto, grazie. Ecco. Grazie. Ed eccomi arrivato al punto più a nord dell'isola di Pellestrina e da qui, grazie al ferry, si può andare direttamente al Lido di Venezia. Prima di rientrare mi fermo per farvi conoscere meglio una tradizione e una specialità di quest'isola. Ciao Sandro! Ciao Iva! E lui è una persona che porta avanti un po' la tradizione qui a Pellestrina. Di cosa si tratta, Sandro? Il nostro tipo è il bussolà classico di San Pietro Volta Pellestrina, che viene tramandato noi siamo la terza generazione che facciamo questo tipo di prodotto. È classico dell'isola di Pellestrina e di Chioggia, si trova solo a Pellestrina e Chioggia. È un pane tipo biscotto con condimento, olio e strutto. Quindi molto semplice? Semplice, è asciutto, diciamo, e dura a lungo. Il classico bussolà da barca. Una volta i pescatori si portavano dentro in barca, lo legavano all'albero della vela i bussolai. E così che duravano giusto anche alcuni giorni.
Sono rientrato a Chioggia e il mio display indica circa 24 km, quindi un percorso turistico veramente adatto a tutti, biciclette elettriche e non. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.